Andiamo a vedere nel dettaglio il nostro Home Center 2. Ciao ragazzi e bentornati al nuovo video del Gato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le campanelle delle notifiche per non perdere nessun video. La scorsa volta abbiamo fatto un overview del pannello di gestione dell'Home Center. Se lo avete perso vi linko il video qui in alto a sinistra. Come dicevo, la volta scorsa abbiamo visto un overview veloce di tutti i pannelli che riguardano il nostro Home Center 2. Oggi invece andiamo un po' più nello specifico. Per la precisione andiamo a vedere il pannello della configurazione. Spostiamoci quindi sul nostro Mac e torniamo qui per le considerazioni finali. Vediamo quindi adesso la sezione di configurazione del nostro Home Center. Nel tab generale, come potete già vedere, possiamo andare ad assegnare il nome del nostro Home Center, così come possiamo andare a vedere delle informazioni per quello che riguarda l'hub stesso. Parliamo ovviamente del serial number, del MAC address e della versione software attualmente installata. Oltre a queste informazioni potremo andare anche a cambiare quello che riguarda il provider per le previsioni meteorologiche che trovate in alto, nonché i sensori principali per quello che riguarda la temperatura, l'umidità e la luce. Questi sensori ovviamente poi potranno essere modificati sulle singole stanze per avere dei valori più precisi nel momento in cui andiamo ad implementare un sistema di climatizzazione, sia esso per quanto riguarda i riscaldamenti che per aria condizionata. Nella parte bassa, sempre della sezione ovviamente generali, potremo andare ad effettuare un riavvio del sistema così come un ripristino o a modificare quelle che sono le lingue per la gestione del nostro Home Center 2. Nella sezione di Access Control invece troveremo ciò che riguarda la gestione degli utenti. L'Home Center prevede un unico super user, che è quello che viene creato nel momento della prima configurazione dell'Home Center, poi tanti utenti a cui assegnare singoli privilegi sia per quel che riguarda i singoli dispositivi che per quello che riguarda le scene, ovvero gli automatismi. Ovviamente queste poi configurazioni le vedremo successivamente man mano che andiamo ad aggiungere dei nuovi utenti per la gestione del nostro Home Center. Scorrendo invece nella parte bassa sempre dell'Access Control troviamo tre sezioni. La modalità hotel ovviamente nel nostro caso non servirà molto, perché comunque serve appunto per abilitare le singole stanze di un hotel. L'installer access invece, se noi non volessimo effettuare noi l'installazione e la configurazione del nostro hub e ci appoggiassimo quindi a un installatore professionista, potremmo dare a quest'ultimo la possibilità di accesso dall'esterno alla configurazione totale del nostro Home Center 2. Nell'ultima parte di questa sezione invece troviamo la lista dei dispositivi, siano essi iOS piuttosto che Android. Come potete vedere già c'è il mio iPhone perché è abilitata ovviamente l'applicazione. Da qui potremo andare quindi a gestire i dispositivi che saranno abilitati alla ricezione delle notifiche degli eventi che scaturiranno all'interno del nostro Home Center 2. Nella sezione backup qui potremo andare ad effettuare due tipi di backup. A livello cloud, quindi ci appoggeremo ai server di Fibaro direttamente. In questo caso potremo avere tutte le versioni o comunque tutta la cronistoria dei nostri backup finché abbiamo spazio. Lo spazio è di 500 MB, quindi finché avremo spazio potremo andare ad effettuare dei backup, altrimenti dovremo andare ad effettuare delle cancellazioni almeno di quelli più vecchi. Per quanto riguarda invece i local backup, viene mantenuto a livello storico soltanto l'ultimo backup. Questo vorrà dire che dovremo effettuare assolutamente un download del backup per non perdere quindi tutta la varia storia del nostro Home Center. Per effettuare un ripristino basterà fare un add file dal punto di vista ovviamente del local backup, quindi di un local restore. Lo troveremo nell'elenco e basterà quindi lanciare poi dopo quel tipo di backup da poter restaurare. Per quanto invece riguarda un restore dal cloud, basterà andare a sceglierlo e troveremo nella voce, qui ovviamente non c'è perché non c'è nessun tipo di backup, la voce restore, basterà fare clic su quel pulsante e l'Home Center farà tutto da solo. Tralasciando la configurazione LAN, che riguarda ovviamente come il nostro Home Center andrà a prendere l'IP all'interno della nostra rete, normalmente ovviamente è lasciato in modalità DHCP, andiamo a vedere quello che riguarda le connessioni di gateway. Come potete vedere in questo caso ancora non abbiamo nessun tipo di connessione perché riguarda altri Home Center, perché comunque potremo andare ad installare
più di un hub, sia nella versione Home Center 2 che nell'Home Center Lite o nel futuro Home Center 3, e qui potremo quindi andare a vedere quali sono i principali, quali sono gli slave, così come la lista di dispositivi condivisi, quindi quelli che potranno essere gestiti anche da altre reti. Nella sezione invece di diagnostic potremo andare a vedere ciò che sono le prestazioni del nostro sistema, sia a livello di CPU che di RAM che di storage, quindi tutte le informazioni per avere subito a colpo d'occhio quello che è lo stato dell'arte del nostro sistema, per poter poi dopo intervenire su eventuali dispositivi che vanno a dar maggior carico all'Home Center 2. Quanto riguarda invece il tab di Z-Wave, ovviamente qui non c'è nulla di informazioni particolari, semplicemente perché non ci sono dispositivi Z-Wave. Man mano che andremo ad aggiungere, qui avremo maggiori informazioni. Tralasciando Notification Center e posizione, dove ovviamente il primo riguarda le notifiche inviate dall'Home Center 2 e le posizioni per quello che riguarda la geolocalizzazione del nostro dispositivo, il tab di rete Z-Wave permette di andare a gestire la configurazione della nostra rete. Oltre a darci ovviamente l'informazione sulla versione, qui potremmo andare a dare maggior spazio a quelle che sono le configurazioni della nostra rete, ma non solo, potremmo andare a gestire la configurazione dei dispositivi e ad andare anche ad effettuare un ripristino di quello che è il sistema rete Z-Wave, ovvero ripristinare o riavviare meglio la rete Z-Wave, andare a ripristinare quello che riguarda il contatore di energia, perché comunque è in grado di misurare anche quanta è la corrente che viene consumata dai vari elementi, oppure andare a effettuare una modifica o meglio una riconfigurazione della rete mesh della rete Z-Wave. Ovviamente questa sezione poi la vedremo in maniera più approfondita man mano che andremo anche ad aggiungere altri dispositivi. A questo punto quindi torniamo alle conclusioni finali. Ed ecco qui, la sezione della configurazione, come potete immaginare, ovviamente riguarda la configurazione stessa del nostro Home Center. Da qui potremo andare a cambiare il nome della nostra casa, potremo andare a cambiare la posizione stessa del nostro Home Center per i servizi di geolocalizzazione, potremo andare ad effettuare dei backup e dei recovery e creare nuovi utenti e tante altre cose che abbiamo visto. Quello che mi preme in questo momento fermarmi maggiormente è il discorso dell'access control, quindi la gestione degli utenti e dei backup. Partiamo con la gestione degli utenti. Gestione degli utenti che è un po' Linux-like, quindi a parte il primo utente che viene creato e che ha i permessi su tutto l'Home Center 2, tutti gli altri utenti non saranno così. Noi dovremo andare a dare per ogni singolo utente dei privilegi che riguarderanno scene, che riguarderanno i dispositivi. Attenzione perché per configurazione stessa dell'Home Center alcune cose dall'esterno, pur avendo determinati permessi, gli utenti non potranno farle. Una su tutte è la gestione delle variabili. Perché dico questo? Perché lo vedremo in un futuro, creerà problemi con il plugin di Homebridge per Home Center 2. Per il resto è molto più comodo, perché ogni singolo utente potrà vedere solo quello che gli serve e non potrà andare a modificare il sistema nella sua totalità. Quindi solo il super user potrà fare tutto, gli altri dovranno accontentarsi dei singoli permessi. Altra funzione che mi preme tornarci sopra in maniera puntuale riguarda il backup. Come ho detto, esistono due backup, il local backup e il cloud backup. Il cloud backup mantiene la storia dei vari backup fino a che avremo spazio messo a disposizione da Fibaro sul cloud, quindi 500 mega. Quando finirà dovremo ovviamente andare ad eliminare i backup più vecchi. Per effettuare un restore basterà semplicemente scegliere quello nell'elenco, fare restore e il nostro Home Center farà tutto. Local backup invece è diverso. Perché? Perché mantiene in pancia, diciamo così, soltanto l'ultimo backup. Quindi una volta che andremo a fare il backup local dovremo andare a fare anche scarica immediatamente, perché altrimenti nel backup successivo perderemo quello vecchio e quindi non abbiamo la storia dei backup direttamente accessibile dalla GUI come succede per il cloud backup, ma le avremo in locale sui nostri PC o Mac.
Per il restore è un po' diverso, nel senso che ovviamente non avremo la lista sulla GUI, ma l'avremo sul nostro Mac, quindi dovremo andare a fare carica file, o meglio restore file, si aprirà la classica finestra, sceglieremo il nostro file di backup, questo verrà caricato sull'Home Center e nella parte bassa, dove sono presente tutta la lista del backup, troveremo questo backup. Quindi anche in fase di restore sempre soltanto un file noi andremo a vedere, quindi attenzione nella scelta dei due backup. Tutte le altre sessioni sono abbastanza semplici da capire, che comunque verranno poi viste in maniera approfondita man mano che serviranno, quindi non mi sto qui a dilungare. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di condividerlo, di mettere un mi piace. Se avete delle domande o dei dubbi fateceli nei commenti e sarà nostra premura sicuramente rispondervi. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!